Ciao Monica, siamo qui per Mina. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Sì, la sto vedendo. Come la vedi? La vedo seduta in un banco di una scuola fine elementari, diciamo così. È molto preoccupata. Come se avesse l'ansia di non comprendere bene tutto quanto, è inchiodata alla sedia. Ti dà l'autorizzazione? Sì, in maniera agitata, un po' sudando, mangiando la penna. Ok, chiediamo alla PS perché questo ricordo. Allora, e per una questione lavorativa, lei ha avuto modo di lavorare in quest'ambito, e per una sensazione di dover imparare delle lezioni che secondo lei non sta imparando. E secondo me anche per come lei personalmente ha vissuto la sua fase scolastica, non in maniera del tutto serena. Vibrazione. 20 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 163%. 260, 160. 100. 163. PS. 44. Vite precedenti. 1113. Cervello. 8.7. Domanda alla PS di Mina. Cosa facciamo oggi? Andiamo a vedere il progetto scuola. Questo è il nome del progetto di Mina? Sì. Ci vuole anticipare qualcosa la PS? Questo è un corso accelerato, dice. È un corso accelerato dove Mina ha l'opportunità di imparare tantissime cose, ma deve impiegare tutte le sue potenzialità, tutte le sue facoltà. Qual è l'obiettivo? Vedo la possibilità, non subito però, devono passare alcuni anni, affinché lei possa dispiegare maggiormente le sue facoltà e metterle anche al servizio di altre persone. Ok, la PS quando arriva ha un background, arriva con qualcosa, si pone un obiettivo, cioè uno svolgimento, come il tema, no? Titolo, svolgimento, conclusioni. E un obiettivo appunto, conclusioni, un obiettivo desiderato. Qual è il desiderata di Mina? I suoi timori, le sue paure, le sue fragilità si trasformeranno proprio in capacità, in punti di forza. Tutta questa Svolgimento. paura di essere interferita, tutta questa paura di essere bloccata dalle azioni magiche altrui, Mhm. si capovolgerà, nel senso che lei riuscirà a vedere
queste interferenze, riuscirà a controllarle e riuscirà a intravedere le interferenze anche degli altri, senza essere impanicata e sottomessa a tutto questo. Coinvolta. Esatto, ma con un certo distacco, vedendole proprio come un film proiettato su questa aula, su una delle pareti di questa aula, vedrà questo film proiettato, senza tutta quest'ansia che ha adesso. Dov'è l'ansia? Dove si raccoglie? Ma lo fa vedere soprattutto petto, seno, dentro, fuori. Vediamolo intanto, fa bene, come in questo caso, a maggior ragione, il corpo emozionale di Mina. Quindi c'è agitazione, ansia, paure a vari livelli, paure che riguardano l'ambito lavorativo, l'ambito economico, insicurezze per quanto riguarda la sfera sentimentale, paura di perdere quella famiglia che gli è rimasta. ehm, mm, ehm, paura di non avere più cose belle per sé, di aver esaurito le sue cartucce. Poi mi fa vedere questo senso di non riuscire a gioire, questa tristezza, queste crisi di pianto. Dov'è? Anche malinconia, nostalgia. Dove sono le crisi di pianto? Dove si raccolgono? Allora, mi fa vedere la testa, mi fa vedere di nuovo il petto, tipo la gola, tipo nodo alla gola. E poi mi fa vedere in generale le emozioni nella zona del bacino, delle anche. Perché? Tutto questo suo eccesso di emozioni, ehm, che non sa come sfogare. Sembra quasi che tutte le porte siano chiuse. Lei vorrebbe aprire una porta, inserire queste emozioni all'interno di una porta. Alcune prova a bussare, nessuno apre. Altre prova lei ad aprirle, queste porte non si aprono. E allora alla fine queste emozioni frustranti decide in qualche modo come di mettersele in tasca, ma è una tasca profonda che arriva praticamente verso le anche, le gambe. Ok. Vediamo le interferenze eteriche. Allora c'è un gattone, un felinoide, c'è tipo una poiana con tutta la sua nidiata. Quindi c'è il nido e con tutti i piccoli. E poi c'è l'urlo di Munch, che è del secondo universo. Quali compiti ha? Vedo portare angoscia, solitudine e incomunicabilità. Poi? EDL 3. Vedo come disincarnato di più la madre, cioè c'è anche il padre, però di più la madre. In cosa incide la madre come disincarnato? Fastidio alla schiena, lei lo avverte fisicamente. Mhm. E poi come senso di, non so come spiegarti, di
le fa vivere questo senso di frammentazione familiare che è avvenuto sia appunto proprio per il decesso dei genitori, ma è proprio come se questa mancanza della madre lei la vive anche come un forse tu avresti potuto fare qualcosa per unirci un po' di più. Ecco, per evitare questa disgregazione. Va bene, i genitori li chiamiamo tra poco, prima lavoriamo su Mina. Noi siamo qui per Mina, non siamo qui per altri, non saremo neanche qui per i genitori. I genitori però passano perché sono disincarnati. Chiamiamo velocemente nel cinema il fratello, la compagna, la cugina e io direi anche l'uomo speciale di Mina, che è molto più importante. Tutti quelli, la sua famiglia, tutti quelli che vuole invitare nel cinema. La compagna viene, del fratello viene. Allora, Mm. il fratello tipo sarebbe un po' incuriosito ad entrare e vedo che la compagna lo strattona forte per un braccio per non farlo entrare all'interno del cinema Mhm. e lui di fatto segue la compagna, cioè segue, si fa trascinare dalla compagna. Mhm. Quindi no, non ci sono all'interno. Invece sì, entrambi i nipoti, cioè sia il maschietto che la femminuccia. Mhm. Uh, La cugina? no, L'uomo speciale? cioè la cugina la vedo che è come se ci fosse una finestra nel cinema e lei sbircia dall'esterno. Ok, la finestra non c'è più, muro. Se entra, entra con la voglia di capire come stanno le cose. La vedo fuori, che non se ne sta andando via, ma è fuori, non ne sta entrando. Speciale? In fondo però, in fondo un po' al buio, in un angolo al È, buio. era la fiamma? Ah. Allora, mi fa vedere questo passaggio. Allora, mi mette la luce sul livello 3 di Anima Gemella e poi mi fa vedere il 4 e il 5 al buio, esattamente come lui al buio in questo momento. Quindi come se potenzialmente sarebbero potuti essere anche questi livelli qua, ma ci si è fermati al terzo. Esiste la fiamma di Mina. Uh, allora, al momento io non vedo una fiamma già pronta, fatta, ma ne vedo grezze. Ne vedo una in Piemonte, Mhm. una in Corsica, mi sembra, sì, in Corsica, Mm. una Nord Sicilia. Nord che vuol dire il lato lungo. Mi dice, oddio, poi non so, non vorrei sbagliare, non tanto lontano da Palermo. Ok. Vengono queste fiamme grezze nel cinema. Queste sì che sono importanti. Vedo che in pole position ci sono questa vicino a Palermo e quella in Piemonte. Va bene. Mentali, entità mentali. Allora, me ne dà due, una di livello 3 e una di livello 4. Il livello 3 me la chiama mistero e fa riferimento a tutto il suo rapporto con la sfera esoterica che ha avuto nel corso di tutta la sua vita, che è di attrazione e di repulsione, dove le arrivano cose belle e cose invece ehm,
molto negative. Quindi l'entità mentale le fa proprio vivere questo rapporto con l'esoterismo in questa maniera doppia, dove spesso poi lei si sente quasi di voler abbandonare tutto questo perché pensa che ci siano troppe conseguenze pesanti nel momento in cui va troppo dentro questi contenuti, questi ambiti. Mistero, livello 3. Mm. Poi? Il livello 4, allora, a me la chiama violenza per indicare una serie di esperienze che lei ha vissuto in maniera violenta, in maniera traumatica, che l'hanno segnata profondamente, proprio come fossero delle violenze. E anche il fatto stesso che lei tende a vivere, proprio a causa di questa entità mentale, i comportamenti delle persone nei suoi confronti come un'imposizione, come una violenza, da cui lei riporta sia un senso di oppressione che una serie di ferite. Violenza Ok. che porta a ferite, sì. Poi? Mm, ma no, perché questo è un effetto, cioè mi si palesa una cosa, ma è legata in realtà al, al corpo mentale. Questa sua agitazione nel parlare è però legata proprio a queste emozioni ehm, che non trovano uno sfogo. Allora nel momento in cui parla è come se proprio tracimasse la diga, no? E allora esce proprio un fiume di parole. Ma questa è un'entità mentale? No, cioè la vedo più come effetto del corpo emozionale, sai? No, non è un'entità mentale. Io di entità mentale vedo queste due e basta. Impianti. Allora, mi fa vedere un impianto mentale che sono tipo due spuntoni alle tempie. Ginocchio destro, Mhm. mano destra e basta. A cosa servono? Mi fa vedere lei che è appunto dentro la scuola, seduta nell'aula. Mi fa vedere come servono affinché lei rimanga fissa, inchiodata in questa sedia di scuola, ehm, con la vita quasi che le scorre davanti e lei che non è una vera protagonista. È più lei che si affanna a studiare, ad apprendere le lezioni, piuttosto che, non so come dirti, a vivere in maniera piena e fattiva. Va bene. Chiamiamo i genitori. Allora, vedo che la prima ad andare avanti è la madre. Ha un passo più veloce, più spedito rispetto al padre. Ah, Come la vedi? Cosa fa? ma allora dunque, la vedo come se fosse nel passato, eh, quando loro erano molto piccoli, come a voler in qualche modo rassicurare Nina, rispetto alla nascita del fratello, come a volerle ricordare
che comunque le vorrà bene ugualmente, nonostante la nascita del fratello. Mhm. Ma è come se Omina coglie delle titubanze in questo, o in realtà è questa madre che ha un po' paura, no, di non riuscire a coprire il ruolo doppio di madre. Ecco, quindi è come se queste frasi non risultassero del tutto rassicuranti. Il padre cosa fa? Lo vedo un po' più impegnato in altre cose, non così assorbito dalla famiglia. Ha tutte e due una VIC, quindi alzano la vibrazione, si nutrono di informazione e aumentano la consapevolezza. Il padre dice qualcosa tipo: Mi sarebbe piaciuto vivere con più serenità e più partecipazione la vita con voi, i giochi con voi, i momenti con voi. E la madre dice: Mi spiace che la nostra dipartita ti abbia creato così tanti dubbi, sofferenza. Sì, mi fa vedere queste situazioni oscure negli ospedali, queste figure di medici, mi dice, compiacenti. Messaggio della madre. Chiamiamo anche tutti i parenti di Mina. Tutti i parenti, tutti quelli che vogliono venire e non sono parenti e approfittare dell'apertura del portale aureo. Che strano, mi parla del sistema la madre. Dice: capisco la tua avversione nei confronti del sistema. Ehm, Mi fa vedere il sistema ospedale, mi fa vedere il sistema scuola, mi fa vedere il sistema lavoro, il sistema educazione famiglia e cultura. Uhm, mhmm, cultura inteso proprio come tradizione, folklore. Mi fa vedere tutti questi sistemi. Come se la madre in questo momento riuscisse a comprendere profondamente, ehm, 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 l'allergia quasi, mi dice, che, Nina prova nei confronti di tutti questi sistemi. Vedo che le accarezza i capelli per tranquillizzarla. Guardiamo insieme questo film, dice. È solo un film. Mi fa vedere tipo non ti sentire stressata come a scuola, quando c'era un compito in classe, un'interrogazione. È solo un film. Da questa immagine. Padre cosa dice? Vedo che guarda entrambe con ammirazione. È come una famiglia in cui l'elemento femminile è stato un po' più brillante, un po' più proprio creatore nel vero senso della parola. Mhm. Ed è come se ci fosse proprio questo senso di ammirazione, anche di stupore nel vedere tanta forza e tanta bellezza nelle sue donne. Quasi, non so come spiegarti, quasi che non osa entrare nella scena. Rimane fuori a guardare questo potere che si dispiega delle due donne. Rapido messaggio della mamma e del papà al fratello di Mina.
Non possiamo che dirti di fare il tuo percorso. Ora che siamo Ok. qui, ci rendiamo conto di questo. Monica, quanti sono i parenti accorsi o comunque i disincarnati accorsi, al di là dei due genitori di Mina? Allora, qua complessivamente io penso proprio che Mina abbia già fatto dei lavori suoi privati del tipo che stiamo facendo noi, perché comunque gli impianti che lei ha sono pochi, le vite precedenti sono poche Mhm. e anche le persone dentro il portale aureo che io vedo sono 26, Sono poche, poche. sì, In qualche modo lei l'ha favorito ad altri. L'hai mai sì, fatto, Mina? Di aprire il portale aureo, di immaginare? No, no, tu. eppure. Ok, Dopo aver fatto indirettamente attraverso le sessioni. Io vedo che lei ha diverse facoltà in questo ambito. è molto sensibile e sente molto le energie. Sì. Sì, questo succede spesso ed è quando non si sanno gestire è Mm. un piccolo problema, no? Per esempio le varie donne che l'hanno danneggiata. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Finiamo con i genitori, li salutiamo. Facciamo andare questi 20 rotti nel portale, salutiamo i genitori, che fanno alla fine? Vedo la madre specialmente che le manda una serie di baci e le manda anche tipo un mazzo di fiori, dice la fresia, le allunga una fresia. È molto colpita dalla fresia, non so perché. È il suo fiore preferito, o di Mina o della madre. Mm. Tuo, di Mina, di Mina. Ah, il Mina. profumo le piace particolarmente. Ah, ok. Ha un profumo la fresia, non sapevo. Non Sapevo. saprei. Scusate, non saprei proprio. Il padre le manda, non so come, un po' bizzarro, un olmo. L'albero così. Non è tanto comune la fresia come fiore. Sto guardando Così. adesso, non avrei mai detto che fosse una fresia. È un fiore. No, vabbè, Oddio. alcuni sono famosi, ma la fresia non è così famosa. Un margherita, no, insomma, 5 petali grossi, di tanti colori, oltre che bianco. Il padre le manda un bacio. Li salutiamo. Sì. C'è molta gioia adesso, proprio giubilo. Mm. Giubilo perché, non so, va bene con una certa città, vi dico. Ah, ok. Ok. Mm. Evviva! Gioia e giubilo per i genitori di Mina. Torniamo a Mina, nella sua storia, il suo film, che ha un'importanza, ricordiamo, relativa. È più importante come reagisce Mina quanto se la casa la vende o non la vende, perché è l'unica cosa che le rimane ai genitori, se il fratello fa le sue minchiate o non le fa, eccetera. 2019, crollo. In parte anche fine 2018. Causa esoterica e punto zero del crollo. Crollo sentimentale, crollo lavorativo, crollo economico, crollo personale, tutto va male. Cosa scatena tutto questo? Chi? Beh, lei sicuramente, ma quale interferenza e quale evento? Lei è profondamente in sintonia con, diciamo, le vibrazioni cosmiche, con gli eventi. Ehm, la sua sensibilità è proprio quella che la predispone ad essere in un certo senso maggiormente in balia ehm, di tutto il subbuglio che c'è stato in quest'ultimo periodo. C'è stata proprio un cambiamento terrestre delle frequenze che si è tradotto poi in specifici eventi Mhm. e lei è molto connessa a questo. Mi fa vedere proprio a questa specie di, chiamiamola rete,
ok? Di questa griglia che c'è nel cielo, sopra la terra. È come se lei potesse toccarla con un dito. Ed è come un'antenna che riceve continuamente messaggi da questa griglia. E con un po' di anticipo ha ricevuto questi messaggi di scombussolamento che ha fatto Della pandemenza. sì, che ha fatto suo, però non è solo la pandemenza, è proprio gli equilibri che cambiavano, un terremoto sotto. Mhm. Ecco, adesso per esempio vedi mi ha dato l'Etna, questo vulcano che erutta. Solo che anziché coglierne l'opportunità e la meraviglia, come può essere lo spettacolo affascinante dell'Etna che erutta, si è fatta travolgere così da questa lava incandescente, da questo terremoto. Quindi la sua ipersensibilità che Sì, va gestita, sì. più che il rettiliano, l'uccello, ok, va bene. Molto interessante e molto importante. Causa esoterica della sua fobia per gli uccelli. Nata da Quest- piccola, sì. pulcino nero. Mhm. Sì, questo falconiforme con tutta la prole, lei l'ha avuto praticamente da sempre, ma tipo anche secondo me nella vita precedente ce l'aveva. Era proprio una sua interferenza costante. E poi mi fa vedere una cosa bizzarra, mi dice un'informazione un po' strana. È come anche una sorta di paura di ciò che nasce, perché mi fa vedere questo pulcino che sbuca dall'uovo che mette fuori la testa. Inizialmente sembra il classico pulcino giallo. Poi, quando riesce a uscire completamente dal guscio, viene fuori che è un pulcino nero. Mi fa vedere dietro questo proprio la sua paura di come le cose che nascano possano poi rivelare un aspetto inquietante, brusco, negativo. E la Perché nascita da per piccola? eccellenza l'ha associata a questo uovo qua. Mm. A parte che mi dice anche Calimero. Calimero Chi tutto era nero. Calimero? Chi è che ha inventato per il sapone Ava come lava il personaggio di Calimero? Chi era? Vabbè, al di là di nome e cognome, non mi importa. Chi era come personaggio? Perché ha scelto Calimero? Un pulcino tutto nero, va bene. Il pulcino era sporco, non sono nero, sono sporco e la laviamo con il sapone. Mi fa vedere che prende questo pulcino dal secondo universo e lo mette dentro i cartoni animati, dentro le pubblicità, per far passare proprio l'immagine della sfiga, scusami, mi è venuto fuori così, della sconfitta. Mm, hai capito un po' del... Scusami, mi è venuto questo. No, va bene, poi d'altronde tu sei laureata in parolacce, quindi come Elena, lei ha un master, tu hai una laurea, devi ancora fare il master di Eh, parolacce. se la farò. Sì, lo Questo sfortunato. sì, sempre sotto un treno, mm, che deve subire, capitano tutte a lui. No, abbassamento di frequenze, era funzionale Era a un questo. periodo così, eh? Cartone animato Remy mi ha rovinato la vita, cioè Remy non si poteva vedere. Era anche peggio di Calimero, mi si è anche chiuso da solo il microfono, perché Remy veramente non si poteva vedere, cioè dava un'angoscia ai bambini. Oggi hanno Peppa Pig, per carità, e i Teletubbies, però Remy non è che proprio fosse... Quindi questa educazione che fa acqua da Esatto. tutte le parti, questa educazione in cui in qualche modo il controllo ha sempre avuto molta attenzione. Oggi, per esempio, la scuola. Scuola è il progetto di Mina. Sì. Diciamo due parole su questa cosa. Deep State?
Assolutamente sì, Deep State, certo. Qual è il fine? Allora, mi fa vedere un acquario, mi fa vedere i bambini come dei pesciolini dentro un acquario, pesciolini telecomandati, che non hanno libertà d'azione e quel poco che hanno è solamente un'illusione, circoscritti perché il vetro dell'acquario è molto spesso, che non ricevono vere informazioni dall'esterno, l'illusione è che tutto il mondo sia lì dentro quell'acquario, dove vedo piantine artificiali, è tutto finto. Anche i sassolini non sono dei veri sassolini, sono anche questi un po' plasticosi. Mi fa vedere anche l'aria che respirano questi pesciolini, eh, che proviene appunto da una pompetta, no? Qui anche questa, eh, passata in maniera L'artificializzazione dei artificiale. bambini. Sì, totale Tutto quello, controllo, mm, isolamento. tutto quello che dicono i complottisti, no? È in realtà facente parte di una agenda ben precisa. Sì, poi vedo proprio questi pesci che ce ne sono tanti, ma non comunicano fra di loro. Vedo se sbattono un po' contro il vetro, poi ognuno prende una direzione, non c'è empatia. A me ha stupito molto in questi ultimi giorni la notizia non verificata, quindi potrebbe anche non essere vera, ma credo che sia vera, di proporre ehm, a tutti i genitori di bambini in età prepuberale la somministrazione di un cocktail ormonale che blocchi il loro sviluppo in attesa che il bambino decida il proprio genere. Ora, allora, prima di tutto voglio proprio conoscere il genitore che non vuole lo sviluppo del proprio bambino. Lo voglio proprio conoscere. Anche coppie omosessuali con figli, perché voglio proprio vederli. Secondo, se il bambino non ha raggiunto l'età puberale, come fa a decidere se continuare a essere maschietto o cambiare o viceversa? Quindi non ha senso. In ultimo, tu vai a dare degli ormoni che bloccano lo sviluppo a un figlio per una qualunque ragione. Cosa c'è dietro? È talmente assurdo che è assurdo. Va bene, anche la pandemia è anche assurda, ma è un livello di assurdità diverso. Questo è proprio nato fuori dal vaso, ma proprio abbondantemente, chilometri fuori dal vaso. Anche un asino più asino di genitore non può sottostare a una roba del genere, non è possibile. Poi per una motivazione del genere che non interessa a nessuno e che è di un'assurdità fuori dal normale. Va bene, sono tutti lobotomizzati, va bene la scuola, va bene Peppa Pig, va bene quel che vuoi. Cosa c'è dietro, Monica? Cosa vedi in eterico? Intanto, vabbè, mi fa vedere questi pesci, i cui organi sessuali non sono tanto distinguibili, no? Quindi maschio, femmina, abbastanza intercambiabile. Poi mi fa vedere, non so, ti dico tutte le immagini che mi vengono, degli youtuber che stanno proprio portando avanti questa fluidità di genere e stanno portando anche avanti il poliamore. Fa sempre parte di questo progetto qua, dove l'obiettivo è intanto il non proseguimento della specie, quindi la non riproduzione, la dissoluzione dell'essere umano nelle sue caratteristiche peculiari. È un annientamento proprio dell'essere umano. Il poliamore per annientare l'amore, far credere che si possa creare questo harem di amore dove in realtà poi, essendoci diverse persone, si creano altri tipi di sentimenti che sono di rancore, di invidia, di complessi di inferiorità. Gelosia, competizione. Bravo, esatto.
E poi mi fa vedere che appunto questi harem qua di poliamore sono magari solo donne, solo uomini, in modo che non ci sia la riproduzione, dove gli harem di uomini, gli uomini assomigliano alle donne. Negli harem di donne le donne assomigliano prevalentemente agli uomini, si sono mascolinizzati. Un appiattimento, un annientamento dell'essere umano. È, come dire, la guerra a quelle che sono le caratteristiche della sorgente. La guerra alla PS, ma infatti è quello. Cioè, l'artificializzazione del mondo non ha senso, perché tutto quello a cui punta il Deep State è l'anima. L'anima non scende in un corpo clonato. Se tu impedisci all'uomo di riprodursi in tutti i modi, alla fine arriveremo alla clonazione che già esiste, ma l'anima non scende, quindi saranno esseri umani con una PE e basta. Quindi dove porta questa roba? A niente. Siamo sempre lì. Chi comanda siamo noi. Il gioco è nostro, ma non perché chissà che, perché il gioco è nostro, perché la creazione l'ha fatta la PS. Adesso non mi voglio dilungare, voglio tornare su Mina e questo è il principio che deve muovere la vita di Mina. Andare ad analizzare cosa è successo quella volta che nel 2021 ha fatto non ci importa, non c'entra più niente, non ce ne frega più niente. Le varie magie che le hanno fatte o le contromagie che lei ha tolto, sciolto o presunte tali, non importano. Preoccuparsi della vita degli altri in generale non importa, è ben più importante il signore in Piemonte, il signore in Sicilia e il signore non ricordo più dove. Quello è importante, ma non perché è l'amore romantico, perché la fiamma di Mina è il punto finale della realizzazione della vita di Mina. Più del suo lavoro, più del dove abiterà, più della casa in cui abiterà, se è questa o un'altra. Causa esoterica della reticenza a vendere la casa. Ma adesso mentre parlavi mi è venuto tipo che lei vorrebbe prima fare tipo una fase di passaggio in cui fa, non so come si chiami, una sorta di bed and breakfast, quindi affittare la sua camera saltuariamente, non in maniera continuativa, intendo dire, come se avesse bisogno di questa fase di passaggio per prendere delle decisioni più importanti. Perché di fatto lei non sente di voler stare ancora in quella città, ma non riesce a capire dove deve andare e quindi prende tempo in questo modo affinché le arrivino dei segnali più chiari sul da farsi. L'ha fatto in passato, vabbè, puoi sempre fare o comunque una Ah, visione, non è così importante. Ok, ma io penso che lo rifarà. Perché comunque quella può essere una buona entrata, di soldi. perché non vuole vendere? Non perché non vende, perché non vuole vendere. Per questa ragione, perché di fatto lei non ha chiara, è come se aspettasse di avere più chiara quale sarà la sua destinazione. Eh sì, ma è un discorso, a volte è un discorso contrario. Certo, certo. Prima aspetto che trovo il lavoro della mia vita, poi vendo casa. No, Mm. prima stravolgo tutto. E visto perché ho stravolto tutto, ascoltando me stessa, mm, le cose girano. Vendo casa dei miei genitori, li ho traditi, ma è una casa che ti permette di andare dove vuoi tu. Su Allontano questo tuo secondo fratello, me lei si sta viva. sentendo più serena. Nel senso che da quando appunto i genitori sono entrati nel portale aureo, lei si sente meno legata a tutte le cose materiali che appartenevano ai genitori.
vedo proprio che sono riusciti nel vedere questo film insieme a ridimensionare certi attaccamenti. Causa esoterica del problema al seno destro. Dunque, eh, mm, alcune emozioni, mm, specialmente diciamo così legate all'ambito familiare, risiedono lì. E anche una sorta di, non so come spiegarti, di frustrazione di madre, un po' come figlia e un po' come potenziale madre, ecco, che non è stata, che non è. Causa esoterica dei problemi alle gengive. Ma allora, dunque, qua è come se ci fosse sia una componente un po' genetica, ereditaria, non so se il nonno forse, e come anche a voler, perché è tutto legato veramente tantissimo alle sue emozioni, come se lei ricalibrando le sue emozioni può veramente sistemare tantissime cose. La gengiva le si ritrae con il rischio che il dente balli e quando il dente balla è proprio il massimo dell'instabilità della sua vita. Esprime Economica? questo, economica, di dimora, dove stare, lavorativa, alle fondamenta, ecco. Mm? Mhm. La radice del dente che non regge più, quindi le fondamenta che vengono a mancare. Lei che si Causa trova in questo esoterica stato d'animo. e i dolori in generale. Un po' erano appunto legati al disincarnato mamma, sai? Questo, soprattutto vedevo appunto zona schiena, poi da lì si diffondevano poi ad altre parti del corpo, però partendo da lì, ecco. Ehm, quindi sicuramente il disincarnato. E poi ecco, mi dà di nuovo questa immagine di lei inchiodata alla seggiolina della scuola in maniera a parte ossessiva, che non si stacca da questa seggiola, non si alza per sgranchirsi un attimo, e poi proprio con questo stato di tensione che la fa stare schiacciata, no? Immobilizzata. Pancia gonfia o problemi di peso. Aumento di peso di quasi 20 kg. Um, questo appunto è da collegarsi nel momento in cui la sua ipersensibilità si è connessa, come abbiamo detto, a tutti questi avvicendamenti molto veloci. Ok? Tutti questi avvicendamenti veloci che sono stati in generale distribuiti sulla Terra e poi a cascata nella sua vita, vedo proprio che lei non li ha assimilati, non li ha digeriti, li ha trattenuti proprio lì, nella sua pancia. Sede appunto di tutte queste emozioni, di tutti questi eventi non rielaborati. Ok. A quanto vibra adesso? Dunque mi fa vedere una crescita esponenziale, adesso siamo a 58 miliardi. Cosa vuole fare Mina? Immediatamente cluster. Perché immediatamente? Perché ha visto abbastanza, ha le idee abbastanza chiare. Mi fa vedere appunto questo serpente che si annoda ehm, su una colonna, intorno a una colonna che è all'interno di una scuola e mi dice vado al cluster così vado a buttare anche questo serpente. E infatti il cluster è come se fosse un intero comprensorio scolastico.
nel senso che mi fa vedere che ci sono, cioè sia le scuole medie, sia le scuole elementari, sia le scuole superiori. Quindi le varie aule, vari insegnanti, tante sedie, lavagne. Me lo rappresenta così il cluster. E poi appunto a reggere tutto questo comprensorio, tutto questo edificio è questa pilastro, questa colonna, e intorno a questa colonna c'è questo serpente vivo, proprio un'anaconda, ecco, sarei dire. Teniamo tutto? Nulla, teniamo proprio un bel niente. Al Sei diavolo. sicura? Sì, è sicura. Mi si è trasformato un po' tipo in donna bionica, un incrocio tra Wonder Woman e donna bionica. E vedo che con grande risolutezza si è alzata dalla seggiolina e ha accartocciato tutto questo intero grande istituto scolastico nella sua mano sinistra, ne ha fatto una pallina proprio. La butta all'interno del portale definitivo e vedo proprio che con gli occhi li strizza e fa chiudere il portale definitivo, strizzando gli occhi. Vediamo come crea un ad eternum. Vediamo. Ha preso più palline che sono presenti in casa sua e ha iniziato a fare tipo il giocoliere. Da questo gioco è come se si sprigionasse l'ad eternum, un'energia che comunque ha la forma di una di queste palle, diventa molto più grande con un colore diciamo arancio e blu, me la fa vedere. E piazza l'ad eternum qua, avanti al portale, e dove c'era precedentemente il cluster. Blu e arancio. Va bene, Avatar. L'avatar sono rimaste tipo delle mani nodose che però sembrano proprio sì, le zampette presente classiche dei volatili. Mhm. Ecco, sono rimaste quelle. Quelle di cui lei ha paura. Mm, così, ferme sulla tastiera, con quelle unghiette. Lo teniamo? Lei lo tiene? Facciamo un bel lavoro a metà? Allora, è come un attimo le si accende quel senso di ribrezzo e di paura. Mm. Mm, Ma il contratto relativo alla paura degli uccelli non c'è più. infatti, ok, è stato un attimino a contemplare questa scena e la cosa che mi è piaciuta è che ha anche contemplato proprio la sua emozione. E questa è una cosa che ha imparato a fare, contemplare le sue emozioni quando arrivano. Ed è riuscita a calmare questo senso di ribrezzo, di fastidio e di spavento. È riuscita a calmarle. Dopo aver calmato questo, è riuscita a buttare tutto quanto nel portale definitivo. E anche qua, piazza l'ad eternum, me lo fa vedere che è come se fosse una specie di collanina creata da lei con perle varie, colorate, ed è messa a serpentina, no? In modo che venga fuori come un sole. Mm? Mhm. Così è questo ad eternum. Benissimo. C'è ancora l'urlo di Munch con questa nuova condizione. No, no. I vari falconiformi, i 3 DL. No.
L'entità mentale 3 mistero, l'entità mentale 4 violenza, ferite. No, non più. Tutti gli impianti. Tolti. La sua grande empatia verso i membri della sua famiglia. Ridimensionata. Ok, ricordiamoci un attimo chi sono le tre fiamme grezze. Ricordiamo un attimo una cosa, Monica. Una di queste è l'uomo speciale, che fu una storia e poi finì, perché durante la sessione Mina mi ha scritto spesso il nome di questo uomo, che non ripeto, come se no, ci credesse ancora, come se fosse l'unica cosa Io bella che lo... ricorda. No, io lo vedo un po' fuori dai giochi ormai. Vedo che al buio era e al buio è rimasto dentro il cinema. Ma anche perché ciò che io vedo è che di fatto lei non ha preso in considerazione che lei è cambiata molto da allora e che effettivamente se anche dovesse riproporsi quest'uomo, lei non ne sarebbe più così entusiasta. Perché sono avvenute delle trasformazioni profonde dentro di lei, per cui di fatto percepirebbe il rapporto con quest'uomo come carente di molte cose. E invece i tre chi sono? Chi è quello? Io, C'è una grezza più avanti. allora dunque, onestamente è quella del Piemonte, perché è più Mm. vicina a lei come sensibilità, come, anche come esperienze di vita. Ehm, Però è come se avesse un po' più vantaggio quella che sta vicino a Palermo, perché condivide con lei altri aspetti, Mhm. mm, più magari geografici interessanti per lei, ecco. E il corso? Beh, la lingua, la nazione. È proprio forse anche la componente di lei di massima sfida, ecco, che si potrebbe dare, no? Ehm, Però per quella ci vorrebbe che lei sbloccasse tanti aspetti di sé, per cui forse per questo vedo più plausibili Sicilia e Piemonte, Corsica meno. Domanda non importante, fatta alla fine proprio perché non è importante, ma le sono state fatte le fatture? Adesso ormai non c'è più niente. Le erano state fatte davvero le fatture? Eh, Sì. sì, una, Perché hanno funzionato? Una, quella dell'uomo speciale, in modo che non andasse avanti. no, La no. rovina, tutti i Mm. vari problemi. Ehm, A, mm, vai, vai. Legata alla parte del fratello. Ok. Adesso c'è qualcosa? No, Ok. Lei ha annullato tutto. lei ha annullato tutto. Prova a vedere, Monica, così per curiosità, se chi ha fatto questa fattura, visto che è stata annullata adesso, gli tornerà indietro, a questa persona tornerà indietro moltiplicato per 10, come si dice? Perché ci sono delle regole nella Matrix, la Matrix è un gioco, è un videogioco, eh? Cioè, il videogioco ha delle regole, qualcuno deve stabilirle, se no è tutto l'infinito, senza tempo, meraviglioso, luminoso, che è la sorgente, quindi non si fanno due sorgenti. La sorgente se sta a annoià e deve fare gioco. Mm? Non Sì, so perché poi la difficoltà di prova. salute varie, vedo. Mi porta fuori da qui, ok? In un paese più lontano rispetto al nostro e mi fa vedere proprio, diciamo, una sorta di collaborazione, ok? Questa fattura era stata fatta in collaborazione. Ehm, e mi fa vedere sì, una serie poi di problematiche di salute, mi fa vedere questa donna che si mette la mano sul petto. Va bene, E, ne gioiamo? No. Ce ne frega no, qualcosa? Nemmeno. Vendette è compiuta? No. Messaggio finale di Mina a se stessa.
importantissimo, relativo a tutto quello che adesso l'aspetta. Ho la certezza di essere libera, ripulita. Riesco a vedere davanti a me quelle che sono le mie potenzialità e mi fa vedere la prima potenzialità che ha proprio voglia di andare a recuperare è la sua manualità, la sua creatività. Mi fa proprio vedere l'importanza che lei adoperi le mani per creare delle cose belle. Mi fa vedere appunto che prende anche ago, filo, ma principalmente mi sembra per infilare le perline, queste cose qui, no? Per fare dei manufatti di questo genere. E con degli inserti anche di tessuto. Poi mi fa vedere qualcosa relativo alla casa, che può essere proprio la biancheria della casa, ma secondo me con qualcun altro. Quindi come fare dei tendaggi artigianalmente, piuttosto che le federe dei cuscini, piuttosto che oggettistica varia, anche natalizia, di decorazioni, visto che si apre fra un po', insomma, no? Cioè si avvicina a questo periodo. Vedo tutta questa parte qui. E vedo nel tempo, però appunto come ti dicevo non è immediato, allorché lei riesce a prendere maggiore confidenza con la gestione delle proprie emozioni, proprio la capacità anche di mettere a frutto le sue facoltà mentali. Sensitive. Sì. Nuova frequenza, Monica. 157 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 198. PS. 49. 49. Vite, che peraltro erano poche, Sì. 1111, 113. 709. E cervello. 11 e mezzo. Cavolo, tanto. Come la vedi? Ha cambiato vestito, mi dice, non so, ha detto adesso basta con i pantaloni, non so cosa significa, e si è messo il vestito. Vedo che con questo vestito viene valorizzata maggiormente la sua femminilità, che forse ogni tanto dimentica di avere. La vedo con il rossetto, eh, con i piedi scalzi, felice. Va bene. Tu sei pronta a tornare, Monica?